ChatGPT. Avete visto tutti i video su come fare 30 fantastigliardi al giorno in maniera passiva con ChatGPT? Come hackerare il mondo, come risolvere tutto quanto, creare realtà distopiche? Ok, adesso con un po' di pazienza vediamo come usare ChatGPT per alcune cose relative al lavoro. Un noiosissimo lavoro serio nel mondo corporate. Ciao, benvenuti sul mio canale, io sono Maurizio, ho 25 anni di esperienza nel mondo corporate e in questo canale parliamo di carriera, lavoro e finanza personale. Il mio obiettivo è aiutare i professionisti a migliorare il loro mindset e quindi la loro carriera. Se ti interessano questi argomenti, ti invito a iscriverti al canale e a seguirci per i prossimi contenuti. Allora, ChatGPT ragazzi, se non ne parli adesso non sei nessuno. E io volevo parlarne relativamente a un argomento estremamente specifico. Alcune settimane fa ho sviluppato delle scorecard, quindi dei test di autovalutazione per professionisti e per studenti universitari. Vi invito a farle se non l'avete ancora compilata, i link sono in descrizione nel video. E fondamentalmente si tratta di rispondere a alcune decine di domande per ricevere una valutazione e dei consigli relativa alle diverse dimensioni importanti per la professione. Ora, una delle parti importanti era quella relativa alla strategia di carriera, ed è stato abbastanza indicativo per me il dato relativo alla conoscenza della propria azienda, ma soprattutto conoscenza dei competitor. Mi aveva colpito nei risultati il fatto che alla domanda conosci i maggiori competitor della tua azienda e cosa li contraddistingue, il 40% abbia risposto no. Quindi, diciamo, poca awareness relativa al mondo lavorativo big picture. Ecco, credo ci sia un modo interessante di usare ChatGPT. Vediamo. Per esempio, scenario, io mi occupo di una certa divisione all'interno di una società farmaceutica e voglio sapere quali sono i principali competitor. Quindi posso tranquillamente scrivere: mi occupo di strategia e lavoro in Novartis. Quali sono le prime 5 aziende competitor? Tuttavia, ovviamente qua i disclaimer, e qua parla di quali sono altre aziende competitor: Pfizer, Roche, Merck, Sanofi, GlaxoSmith e GSK fondamentalmente. Ora potrei iniziare ad approfondire quali di queste hanno sedi in Italia. Perfetto. Ovviamente tutti questi dati vanno verificati, però è chiaro che se dovessi lavorare magari in un settore specifico e non avere una visione insieme, utilizzare ChatGPT per informazioni di questo genere può essere un ottimo inizio. Quindi Sanofi a Milano, è ufficio a Roma, Napoli, Roche ha una sede a Monza e via dicendo. Vedete come in un singolo pezzo ho la possibilità di raccogliere tante informazioni. Oppure passione nel settore facility management. Qualche settimana fa c'era uno di voi che mi ha detto: mi piace questo settore, ci sto lavorando inizialmente, che cosa potrei fare? Allora mi occupo di facilities management. Quali sono le prime 10 aziende a cui poter inviare una candidatura? Vediamo, scritta in questa maniera. Ovviamente sempre il disclaimer perché sono dati vecchi, però vi dico, io sono assolutamente esperto di facility management. Queste sono le aziende: ISS, CBRE, Sodexo, JLL, che è John Lang LaSalle, Compass, Cushman Wakefield, Miti, Engie. Non conosco G4S e Aramark, ma queste sono assolutamente le aziende che vi avrei indicato se mi aveste chiesto informazioni di questo tipo. Quali di queste hanno divisioni che si occupano di manutenzione HVAC? Vediamo se risponde a una domanda così specifica. HVAC, Heating, Ventilation and Conditioning, sono le unità che nei building vi danno tutta quanta l'aria, e come vedete evidenzia che tutte queste hanno funzioni di questo genere. Perfetto, ora qua mi sembra che vada abbastanza in ripetizione per tutte, però ci siamo, no? Perché vi sto facendo questo esempio? Per farvi capire come ChatGPT può essere un ottimo posto dove fate in un solo passaggio ricerche che tipicamente su Google richiederebbero più e più passaggi. Addirittura un'applicazione del tipo: sono laureato in ingegneria elettrica,
quali sono le aziende a cui inviare una candidatura per iniziare una carriera nel settore motori elettrici? ABB, ovviamente, Siemens, General Electric, Schneider Electric, WEG, Nidec, Toshiba. Cioè, vi rendete conto della potenza quando avete finito di risolvere il mondo, scrivere libri ogni 30 secondi e via dicendo? Usate ChatGPT per queste cose. Abbiamo avuto questa grandissima fortuna dello sviluppo di uno strumento del genere e soprattutto per i giovani o per chiunque voglia un attimo mettersi in discussione o anche semplicemente fare un minimo di benchmark, magari tipo di carriera che posso fare, sono interessato all'asset management, quali sono le aziende, tutte domande interessantissime che messe all'interno di ChatGPT vi permettono di raccogliere informazioni e dati che altrimenti dovreste raggruppare con una serie di passaggi aggiuntivi. Ok? Fatemi sapere nei commenti se usate ChatGPT per attività di questo genere, qual è la vostra esperienza. Ovviamente molte di queste informazioni poi vanno approfondite e verificate in dettaglio, però io credo che sia un punto di partenza interessantissimo. In mezzo alle 2000 discussioni e le 2000 applicazioni di vario genere per ChatGPT, anche nella nicchia del lavoro, carriera, mondo corporate, è assolutamente uno strumento potente. Mi raccomando, vi ricordo di fare i test per professionisti o per studenti se non l'avete già fatto, lascio tutti quanti i link in descrizione e ci vediamo nei prossimi video per argomenti di questo genere, sicuramente approfondirò ancora la parte ChatGPT. Ciao, al prossimo contenuto.